Ciao amici e amiche dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. Ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di febbraio e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una seta generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere qualche informazione in più. E poi inoltre proprio prima di iniziare vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo, avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo con l'analisi del vostro mese di febbraio, facendo prima una specie di riepilogo con la vostra carta del mese di gennaio. Voi avevate la carta degli amanti, molto interessante soprattutto dal punto di vista di voler mediare, conciliare, trovare una soluzione, equilibrio tra mente e cuore per fare delle scelte di consapevolezza, delle scelte importanti. Quindi un mese e delle fasi di preparazione probabilmente per qualcosa che volete iniziare oppure avete già iniziato e che magari avete bisogno di comprendere meglio come progredire, come migliorare e come andare avanti proprio per ottenere i vostri risultati. Quindi direi un mese abbastanza costruttivo, dove può esserci stata un po' di confusione, un po' di incertezza, però che sicuramente potreste aver superato. Adesso andiamo a vedere l'altro arcano, quello del mese di febbraio, quello che ci interessa a capire in linea di massima come, che tipo di mese è, oppure anche quale potrebbe essere il tema dominante. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che vedete nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e per acquistarli se vi dovessero piacere. Il vostro arcano del mese di febbraio è il giudizio, io direi proprio la rinascita, una nuova consapevolezza, anche nuovi input, informazioni, ispirazioni, quindi abbiamo un qualcosa che indica dei cambiamenti abbastanza importanti nella vostra vita. Bello il giudizio proprio come energia perché dà una marcia in più, dà una spinta, dà una forza, anche una determinazione, però che parte tutto dallo studio, dalla ricerca, dalla consapevolezza, da un qualcosa che forse si era assopito, oppure abbiamo visto con la carta precedente, magari c'era bisogno di sistemare, di comprendere, di capire, di gestire soprattutto a livello mente e cuore e arriva finalmente questo bellissimo giudizio a darvi molta più sicurezza. Aspettatevi delle notizie, aspettatevi comunque dei cambiamenti determinanti per il vostro futuro. E poi andiamo a vedere effettivamente anche gli ambiti, quelli più colpiti da questo movimento e da questo fermento. Adesso principalmente andiamo a vedere le vostre energie principali generali che vi possono aiutare a capire anche come gestire la quotidianità, quello che volete fare effettivamente. Con il fante di spade si tratta di un inizio di febbraio dove probabilmente c'è ancora una fase di incertezza, quindi avete bisogno di muovervi pian pianino, con circospezione, occhio all'essere eccessivamente autocritici, quindi non siate rigidi nei vostri confronti, magari anche nei confronti di qualcun altro, probabilmente c'è ancora un po' di tensione che deve essere scaricata, ma perché vi state dando l'opportunità di comprendere, di pianificare pian pianino, di mettere in moto forse anche nuove idee. Ecco, questo è il momento giusto. Se avete esigenza di fare qualcosa di nuovo, di portare avanti diciamo una nuova idea o anche un nuovo progetto, questo è il momento giusto, proprio l'inizio del mese. Poi c'è il matto, nuove idee anche se avete bisogno di andare a riformare completamente
cose che stavate facendo, quindi abbiamo visto c'è il giudizio che è energia anche questa 0 come il matto però è 20 giustamente, ma il matto ci fa capire che non è mai troppo tardi per ricominciare, oppure se sentite appunto l'esigenza di cambiare radicalmente qualcosa, questo è il momento di farlo, di ripulirvi, di rigenerarvi, di lasciare andare, oppure di mettere più leggerezza, ecco, soprattutto per quelli che hanno accumulato abbastanza tensione nel periodo precedente, avete proprio bisogno di lasciare andare, di affrontare le cose in modo molto, molto più tranquillo. Bellissimo il matto, quindi vuol dire anche che può arrivare un imprevisto, un qualcosa, di stimolante per un nuovo percorso, per migliorare, quello che state già portando avanti, e il 10 di denari vi fa capire che riuscirete subito nel corso del mese stesso, soprattutto verso la fine, ad ottenere degli ottimi risultati, perché è legato alla terra, perché è legato alla sia anche alla soddisfazione, all'ottenimento materiale, economico, quindi anche di finanze, di progetti che si realizzano, che si concretizzano, soprattutto quelli familiari, soprattutto di gestione anche lavorativa, di creatività, di cose che probabilmente già state facendo e portando avanti. Adesso passiamo all'ambito amore. Ambito amore, ovviamente vediamo, principalmente coppia single, però, alcune cose magari possono fare riferimento anche agli affetti, diciamo, principali, amicizia, famiglia, quindi chiedo sempre di ascoltare, perché magari potrebbe esserci quell'indicazione giusta che risuona particolarmente con voi. Troviamo la carta della morte non deve spaventare, probabilmente si va a rintracciare una fase in cui si ha, bisogno o di chiudere con il passato o qualche avvenimento, che vi ha provocato tensione, dolore, frustrazione, o una fase di passaggio, un po' difficile e complessa, da gestire. Riguardo alla coppia stessa, certo, magari anche a livello familiare, e quindi il passaggio determinante che può portare effettivamente alla rinascita è proprio nella parte iniziale del mese di febbraio, anche perché poi c'è questa bellissima stella, il modo migliore per far rinascere, per far sbocciare o risbocciare l'amore stesso, l'unione, massimo sostegno, aiuto nella parte centrale di febbraio ci fa capire che la stella porta buoni, ottimi presupposti. Magari c'è anche un nuovo progetto, c'è un qualcosa di speciale, di coinvolgente, sia progetto da realizzare nell'immediato, sia anche nel futuro, quindi da pianificare. Può essere gioia che entra nella vostra vita, oppure c'è quell'unione intensa che in qualche modo vi permette di aiutarvi e di essere, guida, o voi per l'altra persona, o può essere anche il contrario. E poi troviamo il 6 di spade, molto adatta agli spostamenti, ai viaggi, oppure proprio per, procedere a gonfie vele, soprattutto per lasciarsi andare un qualcosa che magari non ha funzionato, o forse magari si ha bisogno di trovare la spinta giusta. Qui potrebbe esserci qualche indicazione ulteriore per far sì che le cose possano procedere finalmente nel verso giusto. Magari qui effettivamente abbiamo visto entra quella bella energia, una fase proprio di evoluzione e trasformazione all'inizio, già una bella energia di positività e di fiducia, e poi si parte a gonfie vele verso la fine, dove ci si lascia definitivamente andare tutto, insomma, quello che per voi in qualche modo può rappresentare questa carta della morte che abbiamo visto all'inizio. Per quanto riguarda
Questo va bene anche per le relazioni più importanti, amicizia, famiglia, appunto se c'è stato un qualcosa che, vi ha coinvolto particolarmente, allora quindi abbiamo visto questi sviluppi. Poi per i single, o a volte anche per chi insomma sta attraversando una fase di cambiamento, perché nella peggiore, peggiorissima delle ipotesi, la carta della morte può voler dire fine, conclusione di un rapporto, di una relazione e quindi poi nuova fiducia e speranza. Nuova fiducia e speranza che magari se la profonda trasformazione può portare a una rinascita, una riconciliazione, riappacificazione, bene, allora quindi vuol dire procedere in questo verso. Altrimenti è proprio un cambiamento totale, radicale che vi porterà una nuova vita. Allora ci colleghiamo a questa dei single dove il fante di spade e l'appeso, infatti questa risuona effettivamente con quella l'energia principale di muoversi un po' in qualche criticità, circospezione, forse c'è una nuova conoscenza o qualcuno che entra, diciamo, nella vostra vita dopo un tot di tempo. Ricordo che anche l'energia del giudizio stesso può portare il rivedere, il ritrovarsi con delle persone del passato, il passato che ritorna e che però vi può lasciare un po', perplessi, sospesi come è questo, appeso. Quindi, dalle varie circostanze e soprattutto dal fatto che infine c'è il 7 di bastoni, vuol dire che si tratta di un mese di valutazione. Se avete bisogno di guarire, delle ferite o di capire meglio cosa sta accadendo, allora avete bisogno di prendervi questa, pausa e, con il 7 di bastoni, c'è bisogno di risolvere qualcosa. Forse c'è un ostacolo, nel senso che se state frequentando una persona, ostacoli a livello esterno o dovuti anche ad altre cose, magari, nel non riuscire a mettersi in gioco, oppure l'altra persona potrebbe essere impegnata, quindi, ci sono tante circostanze che questo potreste capirlo voi. Quindi si tratta di un mese, come abbiamo visto, dove è possibile assolutamente una rinascita, un nuovo inizio, però di farlo con la massima consapevolezza di quello che volete, quello che desiderate, perché altrimenti possono ritornare vecchie situazioni che magari vi hanno fatto già male precedentemente e allora si ripresentano quegli ostacoli, quei dubbi, quelle perplessità che non vi servono. E adesso procediamo con la parte delle finanze, delle cose più pratiche, del lavoro ovviamente. Quindi in genere per le finanze, troviamo il, 2 di coppe che è abbastanza positivo, soprattutto all'inizio del mese, quindi vuol dire riuscire a conciliare perfettamente i vostri progetti, le vostre cose, a gestire, forse anche con l'aiuto di qualcuno e magari anche un nuovo progetto, una nuova idea che, come abbiamo visto dalle vostre energie principali, se avete esigenza di iniziare fatelo subito, perché poi potrebbe esserci qualche difficoltà, quindi, magari alcune cose potrebbero essere posticipate e quindi i tempi, si allungano. La luna può voler dire tantissime cose, perché magari c'è un po', di confusione, una fase di incertezza, magari, potreste sentirvi voi scarichi a livello di energie personali, a livello psicofisico da mettere nelle vostre varie cose e nel lavoro stesso e allora quindi sapete già, come potreste affrontare questo momento, magari in pausa, in riflessione, eccetera. Possono essere invece energie, situazioni esterne che non dipendono dalla vostra volontà e quindi forse una spesa imprevista, un qualcosa che è, rallentata, nel senso che non arrivano cose, positive o cose che state
aspettando, quindi c'è una fase di stand-by, di quella "quiete" tra virgolette un po' fastidiosa, però va a cambiare totalmente e infatti abbiamo la stessa energia a confermare e la stessa carta, il 10 di denari, che vi fa capire che la fine del mese sarà molto intensa, quindi c'è solo questa piccola défaillance nella parte centrale, ma questo vuol dire che, avete fatto bene precedentemente, che quindi queste, sono solo un piccolo passaggio, tra virgolette, diciamo "negativo", ma, che non va assolutamente ad intaccare i vostri risultati che li otterrete. Quindi un guadagno? Un qualcosa che può riguardare un'eredità, un qualcosa che può riguardare anche il sostegno, economico, anche per altri aspetti, u un aiuto importante da parte di qualcuno o nuovi investimenti, può anche indicare riuscire a gestire al meglio, delle incombenze, se magari c'erano dei soldi da recuperare, oppure da dare a qualcuno, quindi si ritrova, equilibrio ed armonia nelle proprie finanze. Anche nel lavoro, perché come abbiamo visto, c'è la parte centrale che, dovete prepararvi a gestire alcune cose, quindi per fare il punto, dico soprattutto per chi ha il lavoro e ha nuovi progetti, nuove cose da fare, l'inizio del mese è perfetto, perché poi si deve fare protezione, mantenimento e poi ovviamente si ottengono risultati. Questi risultati ovviamente sono condizionati, quindi vuol dire che si deve lavorare bene per bene prima. E per chi, è in cerca, ovviamente l'asso di spade, il 5 di spade e infine il re, di denari fanno capire che, c'è qualche conflitto, c'è qualcosa che non sta funzionando, quindi, una nuova idea può cambiare le vostre sorti, nel senso di, non avere incertezze e non avere complicazioni. Quindi, questa, bisogna capire se coglierla al volo. Può essere un'idea, una proposta, può essere, un qualcosa di nuovo che appunto volete fare. Come vedete ritorna spesso quell'energia del per farvi capire che qualsiasi cosa avete in mente e qualsiasi cosa può arrivare, deve essere colta o in qualche modo attenzionata proprio all'inizio del mese, e che abbiamo già capito che purtroppo il mese, la parte centrale è un po' complessa e invece si va a risolvere verso la fine. Il re di denari ci fa ancora capire, di più che, ci può essere qualcuno che vi aiuta, che vi dà sostegno, ma anche può essere qualcuno che vi, propone, un'idea, una richiesta lavorativa, qualcosa di interessante e in linea di massima, come vi dicevo, proprio un sostegno a livello economico nel frattempo che le cose possano rimettersi in moto. E infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare per voi in questo mese di febbraio. Attenzionare nel bene o nel male. Ovviamente non tutti abbiamo a che fare con le stesse persone, e quindi l'oracolo in qualche modo ci può dare delle indicazioni e sapere che, abbiamo, Mercurio che si riferisce ai Gemelli e alla Vergine. Essendo un oracolo astrologico, ricordo che, trovando il pianeta Mercurio ci può parlare di intelligenza, di comunicazione, di astuzia e quindi anche di fare nuove conoscenze o approfondire delle conoscenze e avere possibilità di condivisione, quindi ricevere delle comunicazioni e anche farle. Quindi se avete bisogno di aprirvi, di comunicare, può essere, che ci sia quel momento giusto, anche la persona giusta. Troviamo Bilancia, era uscito al contrario, effettivamente se ci avete fatto caso, quindi forse potrebbe essere,
una particolare attenzione verso la bilancia stessa o anche il suo significato di, armonia, di equilibrio, di dire no al conflitto, all'indecisione e quindi questo potrebbe aiutarvi in qualche relazione. E poi troviamo il leone. Anche questa porta come indicazione l'avere a che fare con persone che potrebbero essere molto, molto forti, molto esuberanti nei vostri confronti e poi consiglia comunque di esser fermi, essere ben sicuri, orgogliosi diciamo di se stessi, di andare a privilegiare quel tipo di, relazione che possa essere in equilibrio e in armonia. Dove c'è esagerazione, dove ci sono comunicazioni, eccessive, allora lì cercare di mettere dei paletti. Possono essere anche delle nuove conoscenze, quindi lo ripeto giusto per, darvi quelle indicazioni in più. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare motivazionale. Vi auguro un buon mese di febbraio. Ciao!